Così no. Così ci siamo. Mi dispiace averla fatta preoccupare, Alfred, ma si era bloccato anche il bat interruttore del bat solvente della Batmobile. Ehi, Batman, il bat telefono. Ciao ragazzi, allora stavo facendo un video, o meglio l'ho fatto e stavo montando questo video sul palm muting, stoppare le corde, suonare ritmiche rock e hard rock, però è venuto veramente troppo lungo, per cui lo divido in 3 parti. Questa prima parte è un pochettino più teorica, la seconda e la terza saranno un pochettino più mirate all'esercizio, quindi se ci fosse qualche dettaglio che non torna, se parlassi di esercizi che poi non vedete in questa prima parte, li troverete in quella successiva che sarà pubblicata tra una settimana, e poi metterò chiaramente tutti i link in descrizione e in corso di video. Buona visione! Baccamoli! Caffò, baccamoli! Attenti, ci baccano! Ciao ragazzi, allora andata in ristampa, è ufficiale, The Shining Book, la storia dei Necrodeath, di una band vera, autentica, e sono più di 300 pagine di un testo molto piacevole da leggere e soprattutto non è un testo autocelebrativo, è un testo che racconta la vera storia di una rock band, di tutte le soddisfazioni raccolte e anche degli aspetti più faticosi e più complicati. Anyway, oggi suoniamo ritmica, parliamo di ritmica rock, hard rock. Ma che cazzo stai a dire? Gli argomenti del giorno sono power chords e il palm muting. Sono argomenti di cui trovate un mucchio di video, un mucchio di tutorial online, eppure io sento tanta imprecisione. Secondo me spesso ci ritroviamo a studiarli in maniera sbagliata o non studiarli con abbastanza attenzione, per cui cerchiamo di migliorare questo aspetto. In particolare io vedo tanta imprecisione quando mettiamo assieme i due elementi, il power chords e il palm muting. Cosa vuol dire? Vuol dire che suoniamo un esercizio o una base ritmica o un brano in cui alterniamo questo a questo. O più semplicemente una cosa di questo genere. Quindi ti do un po' di consigli e ti lascio un paio di esercizi che io preferisco. Allora, breve ripasso del palm muting. Noi andiamo a stoppare le corde, ovvero fermarne parzialmente il suono, appoggiandoci qua sul ponte, vicino al ponte, quindi dove le corde toccano il ponte, e col palmo della mano destra, da qui palm muting, e fin qui ci siamo. Gli sbagli più comuni sono o spostarsi troppo verso destra, quindi verso la tua destra, e il risultato sarà che la corda non viene più stoppata, invece che questo, oppure spostarsi troppo verso sinistra, il risultato è che il suono viene smorzato in maniera eccessiva. Questo è il compromesso migliore ed è quello che devi cercare tu. Io ti posso solo ripetere che devi stare molto vicino al ponte, quindi appoggiarti col palmo proprio nel punto in cui le corde vanno a toccare il ponte. Ti aiuti ascoltando attentamente il tuo suono, la tua esecuzione. Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, ma non c'è niente! Nessuno ha sentito niente? E cerchi di capire se stai veramente suonando bene o se si può fare molto meglio. Quindi ti raccomando di lavorare con il distorsore. Ti sconsiglio di lavorare con l'amplificatore spento, quindi con la chitarra magari scollegata, perché tante cose in questa maniera non si sentono. Ora passiamo alla mano sinistra. Perché per una corretta esecuzione di palm muting è indispensabile la collaborazione e il ruolo della mano sinistra. Cosa intendo dire? Suoniamo un power chord di Do, quindi partendo dalla posizione di Do, cioè il terzo tasto della quinta corda di La, e noti che io distinto non ti sto mandando a quel paese, ma mi vado ad appoggiare con la mano sinistra su tutte e 6 le corde. Perché? Perché
Uno dei compiti della mano sinistra è quello di tenere ferme le corde che non ci interessano, quindi evitare risonanze e quindi sporcizia o imprecisione. Allora, supponiamo che io mi trovi su un palco e quindi in maniera un po' sportiva, invece di suonare solo le 3 corde che mi interessano, cioè le corde di La, di Re e di Sol, supponiamo, dicevo, che io vada a suonarle tutte e 6. Il risultato è comunque abbastanza buono, perché io sto lavorando bene con la mano sinistra. Allora, il mignolo è leggermente curvo e mi va a fermare le corde di Si cantino e Mi cantino che non devono suonare, evitando questo suono. Il medio invece va a fermare la corda del Mi basso, evitando questo. Un altro metodo per evitare la risonanza del Mi basso è quello di utilizzare l'indice, cioè mentre io vado a premere il terzo tasto della corda di La, vado comunque a sporgermi e a sfiorare la corda del Mi basso. Suonata in solo percepisco un armonico, ma nell'insieme il risultato funziona. Basta tutto. Sì, per carità. Ecco. Qui sta la chiave di lettura di tutta la ritmica rock, hard rock, di tutto il palm muting, cioè se tu non ti concentri bene su questi aspetti, su questi dettagli, puoi studiare tutte le ritmiche che vuoi, quelle più complicate, ma il risultato sarà sempre mediocre. Dagli retta a Pierre. Mediocre! Se ci fai caso, quando suono il power chords, chiaramente queste 3 dita premono i relativi tasti. Quando suono la nota stoppata singola, l'indice rimane premuto. Queste 2 dita invece allentano la presa e vengono leggermente più in alto. Adesso enfatizzo il movimento. Questo perché? Perché se non fossi abbastanza preciso con la mano destra, interviene la sinistra. Quindi la mano destra, nel power chord, plettra tutte e 3 le corde. Quando suono la nota stoppata singola, ne plettra una sola. Quindi lo sbaglio potrebbe essere che mi scappino tutte quante. Allora qui interviene la sinistra. Poi c'è il caso in cui volutamente suono tutto il power chord stoppato. Il problema è che di solito sento una via di mezzo, cioè non sappiamo neanche noi se vogliamo stoppare tutto il power chord oppure solo la nota singola. Allora preferisco in questo esercizio che ci abituiamo a stoppare la nota singola, che è un pochettino più difficile. Quindi adesso facciamo un paio di esercizi che suoneremo molto lentamente, poi ti propongo i soliti 5 minuti che puoi fare ogni tanto o possibilmente ogni giorno e ti aiutano a migliorare in maniera costante questa tecnica. Bravo, sei sopravvissuto alla prima parte, grazie per aver seguito. Nella seconda parte vediamo direttamente gli esercizi, li suoniamo a metronomo per 5 minuti assieme. Poi nella terza parte vediamo degli esercizi in più, inserendo anche l'alternate picking, quindi la plettrata alternata. Spero che tutto questo possa esserti utile. Se ti va di lasciare un commento e raccontarmi come ti sei trovato, correggermi se mi sono sbagliato da qualche parte, mi fa piacere. E ci si vede nella parte 2.